Buon pomeriggio cari amici tifosi rossoneri e bentornati sul canale Milanisti. Questo sarà il primo di una serie di video che farò per ognuno dei nuovi acquisti del Milan in questa sessione di mercato. E quindi oggi parleremo di Samuele Ricci che è appena stato ufficializzato e che io credo come tanti di voi sono curioso di andare a scoprire per capirne le caratteristiche, per capire come ci potrà aiutare a tornare ad essere competitivi. Quindi vedremo una piccola relazione che ci spiega chi è, come gioca e perché è stato scelto da Allegri, e poi vedremo dei video nei quali potremo apprezzare quelle che sono le sue caratteristiche in campo. Prima di tutto però, se volete sostenere questo canale, vi invito a fare 4 cose semplicissime, velocissime e totalmente gratuite. Iscrizione con un click, accensione della campanella molto importante per l'algoritmo, like se vi è piaciuto il video ovviamente, e poi un commento che può essere tattico, un ciao o un grazie va benissimo, o se no, se avete qualcosa da dire ditelo pure senza problemi, senza remore, perché vi leggo tutti con molto piacere e cerco di rispondere a tutti compatibilmente con il tempo che ho a disposizione. Grazie a tutti. Allora, partiamo subito a razzo, andiamo a vedere questa breve relazione che ho realizzato sul giocatore. Samuele Ricci è nato a Pontedera il 21 agosto 2001, è un centrocampista destro di 1,81 cm, 181 cm per 76 kg, che indosserà la maglia numero 4 nel Milan 2025-2026. La sua carriera professionale è caratterizzata da una progressione costante e una notevole maturità precoce. Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, Ricci ha esordito in Serie B a soli 18 anni nel 2019, affermandosi rapidamente come titolare. La sua capacità di gestire situazioni complesse in campo, tipica di un veterano, gli ha permesso di conquistare un ruolo centrale fin da giovane. Nella stagione 2021 ha contribuito alla promozione dell'Empoli in Serie A, venendo insignito del prestigioso premio Maglio Scopigno come miglior giovane del torneo. Ha poi debuttato e segnato il suo primo gol in massima serie con l'Empoli nel 21. Nel gennaio del 22 Ricci si è trasferito al Torino in prestito con obbligo di riscatto per la cifra, qui c'è un errore, di 10 milioni di euro, dove ha continuato il suo percorso di crescita. Sotto la guida di Ivan Juric si è imposto come titolare inamovibile, arrivando a indossare la fascia del capitano nella stagione 24-25. La sua versatilità gli ha permesso di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, da play davanti alla difesa alla mezzala, dimostrando una notevole intelligenza tattica e capacità di adattamento a sistemi di gioco differenti. Ha concluso la sua esperienza al Torino con 113 presenze e 4 reti totali. A livello internazionale Ricci ha rappresentato l'Italia in tutte le categorie giovanili, dall'Under 17 all'Under 21, partecipando a diversi tornei europei. Il suo debutto con la nazionale maggiore è avvenuto nel 22 e da allora ha collezionato 10 presenze, confermando il suo status di uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. La sua carriera è un esempio di progressione costante e di comprovata adattabilità, elementi cruciali per un giocatore che si appresta a vestire una maglia così importante. Stile di gioco, abilità. Samuele Ricci è un centrocampista completo, capace di incidere in entrambe le fasi di gioco, sebbene il suo impatto maggiore si manifesti nel ruolo di mediano di regia o vertice basso in un centrocampo a 3. La sua capacità di organizzare il gioco dalle retrovie è una delle doti più preziose. Una delle sue abilità distintive è l'eccellente gestione del pallone sotto pressione. Ricci non teme di ricevere palla anche quando è marcato stretto e dimostra una notevole capacità di uscirne pulito, mantenendo il possesso con un'impressionante percentuale del 92,5% in situazioni di pressing, un dato paragonabile a quello di Joshua Kimmich. Questa abilità si riflette anche nella precisione dei suoi passaggi, con un'accuratezza del 93,63% per quelli corti e medi, e la capacità di effettuare sia giocate semplici che complesse, spesso con uno sguardo offensivo nei lanci e nei cambi di gioco. In fase difensiva Ricci si distingue per la sua grinta e l'aggressività nel recupero palla, è particolarmente efficace nel fare da rottura per le azioni offensive avversarie nella propria metà campo, con un tasso di successo del 94% in questa zona. La sua qualità difensiva non si basa solo sulla fisicità, ma su una eccezionale intelligenza tattica e un notevole senso della posizione che gli permettono di essere praticamente ovunque in campo e di vincere oltre il 50% dei duelli. È un giocatore più incontrista e difensivo rispetto ad altri centrocampisti, fornendo una diga preziosa davanti alla difesa.
Nonostante queste qualità, Ricci presenta ancora margini di miglioramento, le sue statistiche offensive, gol e assist sono limitate e la sua tendenza a verticalizzare è bassa, 0,1 volte a partita. Potrebbe inoltre lavorare sulla potenza fisica, sul dribbling in spazi stretti e su tiri dalla distanza, oltre che sulla capacità di inserimento offensivo. Tuttavia il suo stile di gioco lo rende un mediano di regia molto alla Lobotka, un profilo di giocatore che privilegia la sicurezza e la stabilità rispetto alla spettacolarità. La sua efficacia risiede nella capacità di fornire un punto di riferimento affidabile e una base sicura per la costruzione del gioco. Qui mi fermo un attimo e faccio una riflessione, perché molti mi hanno scritto anche prima che Ricci fosse ufficializzato che non erano molto contenti dell'arrivo di questo giocatore, e molti continuano a dirlo anche ora. Ricci non riempie l'occhio, non è un giocatore che si fa notare per giocate spettacolari, per gol segnati, per assist particolari come magari ha fatto Reinders la scorsa stagione, ma se io metto sul piatto della bilancia un giocatore come Ricci e un giocatore come Reinders nell'economia di un gioco come quello di Allegri, non c'è paragone, l'ho già detto in un video, cioè Ricci è il giocatore che ti dà sostanza, magari si nota meno, durante la partita si vede meno, ma fa tantissimo, ve lo assicuro, e nell'economia di un gioco come quello di Allegri avere un giocatore così davanti alla difesa risulta fondamentale. Reinders era bravissimo nella fase offensiva, ma in fase difensiva, e ve l'ho fatto vedere in tantissime lavagne tattiche, era un disastro totale. Quindi con tutto il rispetto per Reinders, e ripeto, con anche un occhio a quello che deve essere un processo di ricostruzione di una squadra che fino allo scorso anno sapevamo essere un'armata Brancaleone, dobbiamo secondo me valutare Ricci in un contesto di ricostruzione e soprattutto in funzione del gioco di Allegri. Ora andiamo a vedere perché Allegri lo ha voluto al Milan. L'interesse di Massimiliano Allegri per Samuele Ricci non è casuale, ma risponde a precise esigenze tattiche del Milan. La squadra ha mostrato una carenza di equilibrio e difficoltà nella gestione del pallone nella propria metà campo, una situazione definita tragicomica nella scorsa stagione. Ricci è stato individuato come il centrocampista completo, forse quello che è mancato fin troppo al Milan in queste stagioni, capace di fornire equilibrio e gestione del pallone necessari come play di centrocampo. La sua adozione si allinea perfettamente con la filosofia di gioco di Allegri, che predilige un blocco medio-basso e non richiede un pressing troppo alto. La straordinaria capacità di Ricci di rompere le azioni avversarie nella propria metà campo e di gestire la palla sotto pressione lo rendono un elemento ideale per questo sistema. Allegri cerca un centrocampista che possa riciclare il possesso, assorbire la pressione e fungere da schermo difensivo, piuttosto che un giocatore orientato al pressing e all'alta intensità. Ricci si adatta perfettamente a questo stampo, consentendo ad Allegri di implementare il suo stile di gioco preferito con maggiore efficacia, concentrandosi sulla solidità difensiva e sul possesso controllato. E anche qui apro una piccola parentesi, non so se avete sentito l'intervista rilasciata a Milan TV di Samuele Ricci dopo aver firmato il contratto. Lui ha detto, alla domanda dove preferiresti giocare, lui ha detto: io preferisco giocare mediano, ovvero play basso davanti alla difesa, in un centrocampo a 3, ed è questo esattamente il ruolo che svolgerà al Milan di Allegri. Quindi lui sarà messo nelle migliori condizioni possibili da Allegri, e questa è una delle caratteristiche di Allegri, cioè quella di prendere i giocatori che hanno determinati talenti, determinate caratteristiche, e di sfruttarle al meglio, di tirare fuori il meglio di quello che hanno a disposizione. Per lo stesso motivo mi aspetto che Leao, come ho già detto, faccia l'ultimo grande salto di qualità, perché Allegri sfrutterà Leao dandogli la possibilità di tirar fuori al meglio tutte le sue qualità, lo metterà nelle migliori condizioni possibili, quindi Leao avrà veramente una chance incredibile per fare l'ultimo step e per diventare un giocatore incredibilmente importante per il Milan e anche a livello internazionale. Chiusa parentesi. Centrocampo del Milan, che nella scorsa stagione aveva profili più offensivi come Reinders e giocatori di inserimento come Loftus-Cheek, necessitava di un elemento con caratteristiche diverse, più incontrista e difensivo, in grado di agire come schermo davanti alla difesa. Ricci offre esattamente questa tipologia di centrocampista,
fornendo quella diga e quella solidità difensiva che erano assenti. La sua presenza consente di correggere una debolezza sistemica nella struttura del centrocampo, ristabilendo controllo e stabilità nelle zone centrali del campo. Inoltre la scelta di Ricci rientra nella strategia di Allegri e del direttore sportivo Iglitare di italianizzare la rosa. Ricci rappresenta un investimento su un giovane talento italiano già maturo, il cui percorso di crescita può proseguire sotto la guida di Allegri, un allenatore noto per la sua capacità di ottenere il massimo da giocatori a disposizione. La sua acquisizione è quindi un passo fondamentale per la riorganizzazione tattica e la costruzione di un Milan più equilibrato e rispondente alle esigenze del nuovo tecnico. E qui, come vedete, è stato sottolineato quello che vi avevo anticipato. Noi con Allegri avremo la possibilità di valorizzare giovani talenti e quindi Ricci ha la possibilità di crescere ulteriormente e di diventare un giocatore maturo e completo, ma già adesso secondo me lo è. E ora andiamo a vederlo in campo, perché al di là delle parole che sono importanti per fissare nella mente alcuni concetti chiave, vediamolo in azione. Qui ha preso palla sull'esterno sinistro di attacco, quindi non propriamente nella sua posizione di gioco, quella di play basso davanti alla difesa, ma come vedete fra gioco di gambe, dribbling e capacità di mettere il pallone sulla testa di un compagno avversario dimostra di avere un'ottima tecnica che, come dicevo nella relazione, è fondamentale, perché Allegri vuole un giocatore che possa mantenere il controllo del pallone sotto pressione, sotto pressing, perché Allegri ha in mente, come sappiamo bene, la possibilità di giocare tenendo il pallone con qualità, e quindi è per quello che ha preso anche Modric e per quello che probabilmente prenderà anche Yashari, perché un centrocampo tecnico che riesce a tenere palla, riesce a far girare palla, riesce a costruire dal basso e riesce anche a verticalizzare, soprattutto sotto pressione, è un centrocampo fenomenale. Ma vediamo altre azioni di Ricci. Qui lo vediamo fare un'incursione, quindi andarsi a inserire nello spazio, esattamente come facevano altri giocatori come Reinders, come Loftus-Cheek e altri che abbiamo avuto, e fornire un pallone in area di rigore a un suo compagno di squadra che poi segna. Quindi vi ho fatto vedere queste prime azioni per farvi vedere che non sa solo difendere, non sa solo rompere il gioco avversario, ma sa anche inserirsi, sa anche giocare da mezzala, ma non sarà questo il ruolo che farà. Però essere un giocatore poliedrico che può ricoprire più ruoli garantisce ad Allegri grande possibilità di variare la situazione a centrocampo, perché quando entrerà Modric o quando Modric partirà direttamente titolare, essendo Modric un giocatore che può fare tutti i ruoli del centrocampo, evidentemente potrà schierare Ricci in mediana, Modric in mezzala o alla tre quarti, oppure in alcune situazioni di gioco si potranno spostare, si potranno cambiare di posizione, e quindi anche durante la stessa partita Ricci potrebbe avanzare prendendo alla sprovvista la squadra avversaria, che magari lo considera un mediano fisso che sta sempre nella sua posizione, invece magari ogni tanto si sgancia con Modric che cambia di posizione e va a coprire la posizione di Ricci e si mette in posizione di mediano, di play basso davanti alla difesa. Queste sono tutte piccole accortezze, ma che rendono una squadra imprevedibile e quindi più efficace, più pericolosa. Qui lo vediamo andare a pressare alto e a togliere il pallone in costruzione dal basso alla squadra avversaria, quindi un ottimo elemento anche in fase di pressing. E qui lo vediamo interdire, fare quello che gli riesce meglio, cioè spezzare l'azione avversaria. Vedete qui come recupera palla e poi dare il pallone indietro alla propria difesa. Quindi lo vedremo in tante azioni nelle quali possiamo apprezzare le sue abilità, che sono notevoli. Qui addirittura al limite dell'area riceve un pallone e calcia di prima intenzione nell'angolino. Cioè, c'è qualcuno che mi ha detto che è uno che segna poco perché se staziona preferibilmente davanti alla difesa è difficile che possa arrivare alla conclusione, ma quando gli viene data la possibilità, voi guardate questo tiro d'esterno che va a finire nell'angolino, imprendibile per il portiere. Ora ditemi se questo non è un giocatore che può tirare e segnare e avere anche buone percentuali di realizzazione. Qui vediamo un lancio in profondità,
ne vedremo altri perché il lancio di 20, 30, 40 metri è una delle sue abilità più grandi, ma lo vediamo qui entrare in tackle alla Paolo Maldini. Questo è un tackle da difensore puro, non da centrocampista, dove prende nettamente il pallone, e lo vedremo in altre situazioni del genere. Quindi un giocatore completo, qui la qualità più grande, il lancio di 20-30 metri, come ho detto, a cercare un compagno di squadra. In altre situazioni metterà proprio il pallone sui piedi del compagno di squadra. Qui un assist centrale, un'imbucata centrale che taglia tutta la difesa della squadra avversaria, e Samuele Ricci che, come vedete, si stringe e accorcia in mezzo ai due difensori centrali e entra anche qui in tackle per interrompere l'azione di contropiede e la verticalizzazione della squadra avversaria, quindi quasi un difensore centrale. Qui vediamo un altro lancio di 30-40 metri sui piedi del giocatore, del compagno di squadra, qui un altro lancio per aprire sulla fascia laterale sui piedi del giocatore, quindi una qualità veramente notevole. Questa l'ho scoperta anch'io guardando determinati video. E poi guardate quando va alla conclusione dalla tre quarti, una fucilata che il portiere dell'Inter prende non facilmente, quindi c'è anche un tiro potente e abbastanza preciso. Qui lo vediamo nella sua abilità più importante, quindi lancio lunghissimo a cercare un giocatore sulla fascia laterale in fase di ripartenza. Anche qui lancio lungo, pesca la punta a tu per tu con il portiere. Quindi ci sono veramente tante situazioni, tante immagini che dimostrano come Samuele Ricci sia un regista completo. Anche qui va al tiro e per poco non fa gol, quindi grande abilità balistica. Qui lo rivediamo, altro tackle alla Paolo Maldini in scivolata da difensore centrale, quindi un giocatore veramente in grado di coprire in fase difensiva, ma anche di aprire. Come vedete, altro pallone sui piedi del compagno di squadra. E anche qui lancio lungo in profondità, pesca un compagno di squadra sulla fascia. Qui addirittura li vediamo fare una cosa che per noi sarà fondamentale, perché quando saremo, come in questo caso era a Torino, con mi sembra sia il Napoli, in fase offensiva e non si deve far ripartire la squadra avversaria in contropiede, lo vedete come lotta gomito a gomito con un avversario fin tanto che non entra in tackle e ne interrompe l'azione. Queste sono caratteristiche di caparbietà, di determinazione e di grande intelligenza tattica e calcistica che fanno di Samuele Ricci un giocatore veramente importante. Anche qui un lancio lunghissimo sui piedi, direttamente sui piedi di Marco in nazionale. Quindi, che dire ragazzi, un giocatore che ho scoperto essere un giocatore veramente completo, un giocatore con un'ottima tecnica, un ottimo controllo di palla, un giocatore forte mentalmente che sa resistere alla pressione e che sa sempre cosa fare in campo, sia in fase di ripartenza o di costruzione dal basso, sia in fase di interdizione dove si deve interrompere il gioco della squadra avversaria. È un coraggioso, è un giocatore che si prende la responsabilità, che ci mette la faccia o per meglio dire la gamba. A volte sbaglierà, quindi prepariamoci che potrà anche fare degli errori, ma farà degli errori perché in quel momento ha deciso di dare tutto, ha deciso di, come dire, di essere altruista e di aiutare la squadra. Non lo farà mai per un egoismo personale o per un atto sciagurato, come abbiamo visto spesso fare alcuni dei nostri giocatori del centrocampo nella scorsa stagione. Io ve l'ho già detto, ho fatto tante lavagne tattiche, ho visto tante volte Fofana fare delle stupidaggini incredibili, Musa non ne stiamo neanche a parlare, lo stesso Reinders spesso ha fatto scelte sbagliate o cose folli per egoismi personali che niente avevano a che fare con il gioco di squadra. Ecco, se Ricci sbaglierà, perché sbaglierà anche lui, perché è umano e quindi non è perfetto, lo farà però sempre perché sta cercando di fare la scelta migliore per la squadra, e questo secondo me questa è una caratteristica molto importante.
Dicevo, un ragazzo giovane, ancora giovanissimo, ancora tanto da crescere. Con Allegri sono sicuro che farà anche lui un grande step di crescita. Chiaramente non arriva il campione già affermato, non arriva il Kimmich, no? Come abbiamo visto nella relazione, il giocatore magari di 30 anni, esperto, che ha già vinto tutto. Quello arriva, ma si chiama Modric, no? Anche se ha quasi 40 anni, è sicuramente un giocatore che porterà tanta esperienza, tanta mentalità vincente, eccetera. Noi avevamo bisogno di prendere anche giocatori di prospettiva, perché abbiamo visto che fare l'instant team come ha fatto l'Inter con giocatori fatti e finiti e già affermati intorno ai 30 anni, sì, in 2 o 3 anni riesci a portare a casa qualcosa, e devo dire che, apro e chiudo parentesi, l'Inter ha portato a casa di importante solo uno scudetto, quando ne avrebbe potuti vincere perlomeno 3, e una semifinale, cioè una finale di Champions League persa amaramente. Quindi è chiaro che l'instant team, devi poi, quando fai un instant team, ti devi giocare tutto e devi sperare di portare a casa più risultati possibili. È vero che l'Inter con l'instant team ha portato a casa una barcata di soldi per rimettere a posto le finanze, perché ha guadagnato più di 200 milioni pur non vincendo niente in questa stagione. Però io credo, e almeno questa è la mia idea, poi ditemi cosa ne pensate nei commenti, che dovendo ricostruire la nostra squadra fosse più saggio puntare anche su giocatori esperti, ma anche e soprattutto su giocatori di prospettiva. Avere una squadra che può durare non 2 o 3 anni, ma può durare 5, 6, forse anche 10 anni, è una garanzia della possibilità di aprire un ciclo che ci possa far rimanere competitivi più a lungo possibile, perché poi, come vedrete, una squadra come l'Inter, che ha costruito l'instant team, deve necessariamente sfoltire la rosa, deve ringiovanirla, deve in qualche modo ricostruire un ambiente. Non sarà facile, perché gli ambienti sono situazioni che si creano con la coincidenza, con l'allineamento dei pianeti, quindi il fatto che sia andato via l'allenatore, questo sicuramente creerà degli scompensi, il fatto che alcuni giocatori siano a fine della loro carriera, eccetera, e non è facile sostituirli, anche questo creerà dei problemi. Quindi l'instant team dà tanti vantaggi, ma il rovescio della medaglia è che poi dura poco, e se non hai portato a casa tanto, poi ricostruire non è facile. Una squadra che viene ricostruita bene da subito e che ha una buona base di giocatori giovani e talentuosi che possono crescere, che vengono messi insieme facendo gruppo, facendo spogliatoio, potrebbero teoricamente sulla carta aprire un ciclo nel quale questa squadra può durare più a lungo nel tempo, e questo poi, con l'inserimento di qualche campione negli anni a venire, potrebbe regalarci grandi soddisfazioni. Per adesso è tutto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ribadisco il concetto: se volete sostenere il canale, iscrizione, campanella, like e commento. Fatemi sentire nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Come ho detto, questo sarà il primo di una lunga serie, spero, di video che farò su tutti i nuovi giocatori acquistati dal Milan, quindi accendete la campanella anche e soprattutto per non perdere tutti quelli che verranno. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.